Ragazzi, siamo qui oggi per parlare di HPP Pedal. E ragazzi, l'intro di oggi inizia così. C'era una volta, e lo sapete perché? Perché tutta questa storia sembra una favola per il mio canale. Questo perché un anno fa ho avuto l'opportunità di recensire la 2 pedali dell'HPP, sempre modello JBV. Una sera, dopo aver giocato con i miei amici, vedo una notifica sul mio telefonino di un messaggio su YouTube. Vado a vedere e c'era scritto HPP Simulazione Mark. Mark, proprietario, costruttore di HPP, mi aveva scritto un messaggio sotto la mia recensione, facendomi complimenti. Ragazzi, per me è stato come vincere il pallone d'oro. Questo perché non mi nascondo dietro un dito dicendovi che l'HPP è stata da sempre la pedaliera che più ho desiderato, la pedaliera che ho sempre più ammirato. E il costruttore, produttore, proprietario scrive sotto la mia recensione, ragazzi, per me è stata veramente una cosa fantastica. Insomma, prendo il telefonino e vado a rispondere, ringraziandolo del commento che mi aveva lasciato. Dopo poco mi arriva un'altra notifica dicendomi che mi aveva scritto un'email. Vado a vedere e in realtà purtroppo era andata nello spam, vado a leggere e da lì, ragazzi, inizia la favola. Perché Mark decide di mandarmi la sua HPP JBV modello 3 pedali per farmela recensire. In realtà è avvenuto molto tempo fa, ma ho voluto provare veramente questa volta per tanto tempo questa pedaliera per potervene parlare in maniera ancora più approfondita. Quindi ragazzi, banda alle ciance, sigla! Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Siamo qui oggi per parlare di HPP Pedals versione 3 pedali JBV. Ma prima di entrare nello specifico della pedaliera voglio raccontarvi che cos'è per me HPP. Sapete che è un'azienda che porto nel cuore, ma studio già da tantissimo tempo quelli che sono tutti i suoi prodotti. Mi sento qua in Italia uno dei massimi esperti per questo genere di pedaliera qui. Inizio con raccontarvi chi è Mark. Mark è il proprietario, progettista, costruttore dell'intera pedaliera. Però adesso dobbiamo tornare un pochino indietro nel tempo a oltre 10 anni fa, quando lui con la sua azienda di famiglia già lavorava nel mondo delle auto e anche auto da corsa. Lui ha fatto anche delle esperienze nel mondo racing, nel reale e nel karting. È stato sempre un appassionato quindi di auto sportive e quello che riguarda la guida. Questa sua passione l'ha portato nel tempo a comprarsi una Porsche e, avendo un'azienda che poteva già costruire meccaniche e prodotti, costruì la sua prima pedaliera per la sua Porsche. Di lì a poco nacque la sua azienda che costruiva pedaliere aftermarket per le Porsche. Di lì la sua passione per il sim racing l'ha portata a creare il suo primo progetto HPP per il mondo sim racing, quindi portando una pedaliera reale nel mondo della simulazione. E questo perché nel primo modello c'erano in quel caso molte parti del mondo reale trasposte nel mondo sim racing. Ma di lì a poco i suoi progetti si sono evoluti, andando quindi a costruire prodotti specifici per il mondo del sim racing, andando poi nel tempo ad evolverli fino naturalmente all'ultimo progetto che è il JBV, adattando tecnologie reali per il mondo sim racing. E qui ragazzi è il nocciolo di quella che è per me la passione per questo brand. Utilizza quella che per me è la tecnologia migliore per simulare, per far finta di guidare realmente, cioè la tecnologia idraulica, ma tutto adattato in un progetto specifico per il mondo sim racing. Ma in realtà in questo caso ragazzi vi dico, lui costruisce ogni singolo pezzo per questa pedaliera, segue ogni processo di produzione. Questo che cosa porta? Un'attenzione al piccolo dettaglio, ragazzi, di altissimo livello. Quando io parlo di una pedaliera che fa parte della fascia altissima del mondo del sim racing, io mi aspetto una cura maniacale in tutti i dettagli. Ed è quello che io ritrovo in questo genere di prodotto qui. Io seguo HPP naturalmente da tanti anni, anche prima che avessi il canale, e questo perché? Perché innanzitutto anche a livello estetico sono delle pedaliere sempre state molto belle, ma in più anche tutto quello che c'era dietro al progetto. In più vedevo che tutti i suoi possessori ne erano entusiasti. Problemi a ridosso dello zero, questo mi porta a capire che le modalità in cui Mark lavora sono veramente molto valide e da lì ne sono stato sempre innamorato. Poi ragazzi c'è stata questa favola in questa primavera e da lì è nato tutto quello che oggi vi racconterò. Dopo questa bella premessa direi di iniziare a parlarvi della JBV. Inizierei a parlarvi con quelle che sono
tutte le caratteristiche che accomunano i 3 pedali. Iniziamo col dirvi che tutta la struttura è interamente in metallo. La parte del pedale e del corpo pedale sono in alluminio, lavorato al CNC dal pieno. Nel corpo del pedale stesso c'è comunque una nodizzazione e una nichelatura per dare proprio questo effetto. E ragazzi, sembra veramente un gioiellino quando lo vedrete dal vivo. Io non so se il video aiuta a capire la qualità, naturalmente manderò anche in questo caso tanti video per farvi vedere nel piccolo particolare come è fatta, ma veramente l'estetica è da urlo. Per quanto riguarda invece la parte del corpo pedale, sempre alluminio, in questo caso anodizzato blu, e al momento esiste soltanto la colorazione blu. Naturalmente a me piace perché ricorda molto i colori del mio logo. Entrando nel particolare vi dico, rispetto anche al modello precedente, il PRX SE, in questo caso ha voluto ancora di più alleggerire la struttura. Naturalmente per il mondo sim racing non serve, ma questo vi fa capire come lui guarda questo genere di prodotti e vuole anche, nel momento in cui va a migliorare anche altri aspetti, andare a migliorare anche la parte strutturale, pur mantenendo la stessa rigidezza e solidità strutturale, cosa molto importante in questo genere di prodotto qui. Altra cosa che accomuna tutti e 3 i pedali sono le possibilità di montaggio. Sono con questi 2 buchi qui, li potete montare sul vostro piano, oppure se acquistate separatamente queste asole potete montarle tramite queste asole, che aiutano anche a scegliere l'inclinazione, ma in realtà è possibile inclinare il pedale anche in altro modo, ma ve ne parlerò più avanti. Altro aspetto che accomuna tutte e 3 i pedali sono le pedane, tutte con questo profilo arcuato. Io preferisco questo genere di profilazione qui perché nel momento in cui appoggiate il piede aiuta non di poco la sensibilità sull'appoggio del piede. Comunque anche qui è un fatto personale, personalmente le preferisco. Nella parte frontale, come potete ben vedere, c'è questo inserto in plastica lavorato, e anche in questo caso progettato, realizzato da Mark, che aiuta di molto il grip, sia che usiate scarpe come me, oppure che usiate calzini. Tutto questo perché anche e soprattutto con i calzini non vi dà fastidio sotto il piede la parte del metallo, anche se è tutto in questi punti smussato e quindi non dà fastidio, aiuta non di poco il grip. È sempre molto bella sul pedale dell'acceleratore anche la scritta KPP serigrafata. Il pedale dell'acceleratore ha una forma più lunga rispetto agli altri pedali e in questo caso noterete rispetto alla recensione precedente che ha una forma leggermente diversa. Sinceramente la preferisco rispetto a quest'altra che dà un senso un pochino più di racing, l'altra sembrava un po' più da auto classica, anche se non nego che mi piacevano molto di più quelle della PRX che erano dal pieno, ma anche in questo caso la lavorazione è fatta ai massimi livelli. Altra particolarità che accomuna tutte e 3 i pedali si trova nella parte del fulcro, dove c'è il reale movimento del pedale. In questo caso c'è un perno passante e delle boccole in Teflon, ma ragazzi è l'unica pedaliera che io conosco che ha un sistema per avvicinare o allontanare queste boccole e quindi dare la possibilità di togliere il minimo gioco al pedale. Questo perché noi sim racer siamo sempre molto attenti al minimo dettaglio, al minimo gioco che ogni componente ha. In questo caso, tramite dei grani che si trovano ai lati del perno, potrete andare a stringere la boccola in Teflon e andare a togliere il minimo gioco. Quindi ragazzi, in questo caso giochi laterali totalmente assenti. In più, cosa non da poco, è che nel tempo, anche se queste boccole in Teflon possono andarsi un pochino a usurare, perché si possono usurare se quelle in Teflon, quelli in ottone, quelli in alluminio, tutto si può usurare e nel tempo creare dei piccoli giochi, in questo caso con questi grani andrete a togliere il minimo gioco all'infinito. Ragazzi, è l'unica pedaliera che ha questo genere di sistema, lo apprezzo tantissimo ed è fantastico. Me lo sentirete dire più e più volte, ma è quello un pochino che penso di questo genere di progetto qui. Tutto il pedale è totalmente in metallo, anche la parte che scorre dove poi si aggancia la molla, tutta la parte del perno che arriva fino al pedale, sempre tutto in metallo. Parlando proprio del perno che arriva al pedale, questo serve per decidere quanta inclinazione volete avere dal pedale, ma anche in questo caso si fa in maniera molto semplice. Si alza questa levetta qui, si sfila il perno, ecco qui, e a questo punto avrete separato i 2 pedali e potrete, andando a girare questo perno, decidere l'inclinazione che il vostro pedale avrà. Una volta decisa, andate a rimontare, rinfilate il perno
Io ragazzi ve lo faccio vedere al volo senza neanche appoggiarlo da nessuna parte, proprio per farvi capire con che facilità tutto avviene. E questo fa parte del progetto. Tutto con molta semplicità. Nella parte retro del perno c'è un cuscinetto a sfera, questo sempre aiuta tutta la fluidità del movimento. Per quanto riguarda il feeling del pedale che avrete sotto il piede, è dato da una molla a compressione. Ce ne sono anche altre che potete acquistare separatamente di diverse durezze che potranno dare quindi il feeling che più vorrete al pedale. Naturalmente ragazzi, sapete che io preferisco molle a torsione rispetto a questo genere di molle perché si sente sempre un pochino nella parte finale che si va a comprimere di più, c'è una durezza maggiore rispetto alla parte iniziale. Naturalmente con le mani si nota di più, sotto il piede in realtà dopo un pochino sparisce quasi totalmente questo tipo di effetto. Ma in questo caso il plus che ha questo genere di progetto qui è che non ha un perno passante, quindi altri attriti che possono essere dati dal pedale, perché la molla è totalmente sospesa. Un design unico al momento, anche se ultimamente mi è capitato anche sulla VRS di vedere questo genere di scelta qui. Naturalmente in quel caso mi vengono un attimino i brividi quando vedo in posizione rilassata la molla che crea quella sorta di arco lì, un pochino mi lascia un po' perplesso, poi naturalmente quella ecco per esempio ancora la devo provare. In questo caso ragazzi tutto lavora in maniera lineare, planare, chiamatelo come più volete, sempre per assicurare il movimento più fluido possibile. In più, nello studio di questo progetto ragazzi c'è anche la possibilità di cambiare le molle nella maniera più semplice che ho mai visto. Vi basta premere su questa parte qui, a questo punto andrete a tirare la molla e avete smontato ragazzi in 2 veramente secondi e si rimonta in altrettanto poco tempo. Approfitto che ho smontato la molla per farvi vedere anche un'altra caratteristica che riguarda il fine corsa. In questo caso un fine corsa meccanico. All'interno della scatola ne troverete 3 di diverse lunghezze che doneranno quindi la lunghezza al pedale che più vorrete. Non si possono fare purtroppo spostamenti millimetrici. Io ho trovato nel fine corsa intermedio quella che è la mia corsa preferita. Ma ragazzi, arriviamo alla chicca di questo progetto. Mark ha deciso di montare su pedale dell'acceleratore un potenziometro a membrana. Ragazzi, inizio subito col dirvi che è un potenziometro molto costoso rispetto a altro genere di potenziometri, rispetto a celle di carico, rispetto a sensori di Hall che naturalmente costano molto ma molto meno. Questo sempre perché c'è una diatriba continua tra i saccenti dei sim racer che dicono è meglio questo, è meglio quest'altro. Io non dico mai è meglio questo o meglio quest'altro, dipende come lo utilizzi e quello sarà il meglio o il peggio. Naturalmente in un progetto di questo livello mi aspetto componenti sensoristica di alto livello che abbiano un costo di un certo tipo, che magari il costo ne dà anche il valore. Ma non è quello in realtà il reale plus che mi aspetto da un prodotto del genere. Mi aspetto che nella costruzione, nell'ingegnerizzazione del pedale, il sensore venga sfruttato nel miglior modo possibile. E ragazzi, qua è da scioccarsi. Questo ragazzi sono i termini giusti per parlare di questa scelta qui. Questo perché, e mi sbilancio nel dirvi che è l'unico pedale al mondo, perché in realtà tra tutti quelli che ho provato è l'unico che offre questo tipo di cosa qui, cioè sfrutta il segnale puro del sensore quasi al 100%. Ragazzi, come si dice a Roma, appizzate le orecchie. Quasi al 100% il segnale del sensore. Significa che il meccanismo nella corsa del pedale sfrutta tutto il segnale possibile che può donare questo genere di sensore qui. E qui ragazzi vi invito ad andare nel vostro programma di calibrazione. Naturalmente sarebbe meglio utilizzare un DView o un Dix-Tweak per leggere il segnale RAW, che è il segnale reale che quella pedaliera sta dando, che vi fa capire che percentuale di segnale state utilizzando. Io vi dico che questo pedale, se sfruttato con la massima corsa naturalmente, perché poi nel mio caso se l'accorciate un pochino andate a togliere segnale, questo mi sembra abbastanza normale, ma nella sua configurazione normale, con la sua corsa normale, ragazzi, sfrutta il 90%
del segnale. E ragazzi, lo trovo pazzesco, lo sapete perché? Perché se andate a vedere quanto segnale la vostra pedaliera può dare in percentuale a quanto segnale utilizzate veramente del vostro sensore, che sia un sensore di Hall, ancora peggio, o cella di carico e stiamo quasi sui livelli forse ancora meno, o anche chi utilizza potenziometri, ragazzi, andate a vedere se riuscite a utilizzare forse un terzo di quello che è il segnale totale del vostro sensore, anche delle pedaliere più blasonate. Vi faccio anche quest'altra rivelazione. In questo caso, con la corsa massima, avete quasi il 90% di sfruttamento del segnale di questo potenziometro. Ragazzi, poi naturalmente, visto che siete appassionati di avere sensibilità, la sensibilità è data dalla quantità di segnale, fate voi le vostre valutazioni per capire che tipo di progetto è questo. Poi naturalmente, utilizzando schede a 16 bit, si può ovviare al poco segnale sfruttato, perché si utilizzano in quel caso molti più punti rispetto a quelli che in realtà però in percentuale ne state sfruttando del sensore. Ma vi invito anche in questo caso sempre a fare un ragionamento. Contate che molte pedaliere di alta fascia ancora non utilizzano scheda a 16 bit, e qua ne dovete fare anche un attimino i vostri ragionamenti. Altra cosa è che si diventa molto più sensibili nei piccoli movimenti e in quelle che sono poi anche le sporcature del segnale. Ma non voglio qui entrare troppo nel dettaglio anche di questo aspetto, ma è soltanto un là per portarvi a ragionare su alcuni aspetti. In questo caso, ripeto, parliamo di un progetto che utilizza quasi la totalità di segnale reale del sensore utilizzato. Ragazzi, io naturalmente, ripeto, fate tutti i ragionamenti che volete, anzi approfitto intanto, mentre voi ragionate, rimonto la molla, così vi faccio vedere anche in 2 secondi come si monta. Ecco qua. E fate voi i vostri ragionamenti. Per quanto riguarda la connessione che questa pedaliera ha alla centralina, c'è questo cavo con un connettore Molex, in realtà abbastanza standard, che poi andrà collegata alla centralina, ma ve lo spiego dopo perché si trova nel pedale del freno. Penso che per quanto riguarda l'acceleratore vi abbia raccontato tutto quanto e passiamo quindi alla frizione. Ragazzi, frizione HPP JBV. E ragazzi, mettetevi comodi perché anche qui c'è da raccontare un libro. Naturalmente mantiene tutta la parte strutturale che abbiamo ritrovato nell'acceleratore. L'unica differenza sarà nel poggiapiede, di una forma leggermente più corta, sempre con la parte davanti con questa sorta di piattina in plastica ruvida, sempre per aiutarvi nell'appoggio, ma tutta la parte strutturale è pressoché identica a quella dell'acceleratore, quindi mantiene tutte le stesse caratteristiche, quindi potrete tramite questa parte qui decidere l'inclinazione, potrete montare queste staffette per decidere l'inclinazione in maniera più semplice direttamente sulla vostra piastra per la vostra pedaliera, e sempre qui ai lati i grani per poter andare a togliere il minimo gioco di ondulazione sul pedale. Anche in questo caso, per quanto riguarda il feeling, è dato da una molla a compressione, sempre con lo stesso sistema che c'è sull'acceleratore. Anche in questo caso potete acquistare aftermarket altre molle più dure o più morbide. Io anche in questo caso ho lasciato quella di default. Sinceramente mi sembra che le scelte che ha fatto Mark nel montare direttamente queste siano state le migliori per il mio gusto personale. Anche in questo caso potrete scegliere quanta corsa dare al pedale montando il fine corsa che più vi piace. Naturalmente più lo montate corto, più andate un pochino a togliere quel genere di sensazioni che questa frizione ha, ma ve ne parlo un pochino più avanti. Anche in questo caso utilizza sempre un potenziometro a membrana per quanto riguarda la lettura del segnale. E stesso discorso per l'acceleratore. Se andate a vedere, ragazzi, anche in questo caso sfrutta, ma perché la meccanica è pressoché identica a quella dell'acceleratore, sfrutta totalmente il segnale di questo sensore. Ma arriviamo adesso a parlare di quelle che sono le peculiarità di questo pedale. Ma prima, anche in questo caso, voglio fare una piccola premessa. Ultimamente, sia quando ho fatto la recensione del ProSim Shifter ad H o del SimMagic cambio sequenziale o della pedaliera in gasa, sto sempre parlando di profili a cam. Naturalmente per quanto riguarda l'Angasa è la prima pedaliera che io pensavo utilizzasse profili a cam per dare una sorta di feeling al pedale. Ragazzi, ho scoperto che HPP è stata lei la prima, almeno sul pedale della frizione.
In questo caso riguarda un profilo a cam, anzi doppio profilo, che dona una sensazione quando andrete a premere questo pedale, ragazzi, di un altro livello. Vi dico subito, non parliamo di un pedale di un'auto stradale, di una Panda, perché poi subito, ma la mia Panda, ma io ho provato la Porsche vecchia. Ragazzi, parliamo della riproduzione di una frizione di un pedale di un'auto da corsa. Faccio questa specifica perché non si comportano proprio nello stesso identico modo, cioè non hanno la stessa irruenza che ha un pedale di un'auto stradale, a prescindere che sia anche un'auto sportiva. E questo perché, proprio parlando con Mark, e in questo gli do ragione, di frizioni, ragazzi, ne esistono infinite. Può esserci una persona che ama un determinato tipo di feeling, un'altra persona che ama un altro tipo di feeling. Lui ha voluto donare a questo pedale la sua idea di frizione, cercando di riprodurre nei minimi dettagli la frizione di un pedale da corsa. Naturalmente non di tutti i pedali da corsa, perché anche in quel caso ce ne sono di diversi tipi. Ma nella recensione voglio cercare di farvi capire, di far passare dal video quello che è la sensazione che avrete premendo questo genere di pedale. Come tutte le frizioni, perché la prima cosa che io richiedo a un pedale della frizione è che abbia 2 step almeno di pressione, cioè una prima parte in cui è più dura e la seconda parte in cui si ammorbidisce, e in questo caso, vedete ragazzi, ce la faccio, ok? Ce la faccio anche con la mano perché è molto dura, almeno con le mani, con il piede si preme, poi a seconda della molla che utilizzate si preme con più o meno facilità. In questo caso ragazzi il movimento c'è tutto, e tutto questo è demandato a questa profilazione di cam. Manderò i video per farvi vedere nel dettaglio come si muove questa cam, ma ragazzi sotto al piede è qualcosa di veramente, veramente bello. Anche perché in questo caso, vi dico, non si parla di un doppio step, ma parliamo di un triplo step, perché ha una prima parte in questa fase qui in cui si indurisce, quindi la prima parte più dura, poi si ammorbidisce e poi come vedete qui c'è una piccola parte che risale, in realtà si rindurisce leggermente, quindi sentite anche se utilizzate la totalità della corsa con cui questo pedale è stato studiato, sentite anche nell'ultima parte un ulteriore feeling. Ragazzi, è pazzesco. Qui potremmo stare a contestare il fatto che quando premete in maniera veloce la frizione difficilmente sentirete quel tipo di sensazioni che noi ricerchiamo, questo doppio stacco. In questo caso vi dico ni. In tutti i casi in cui questa sensazione è demandata soltanto a un cambio inclinazione di come viene premuta la molla, vi dico sì, in velocità si sente poco. Ragazzi, quando queste boccoline qui passano sopra questa profilazione, ragazzi, è impossibile non sentire questo feeling che ha questo pedale. Naturalmente lo sentirete in maniera più rapida, lo sentirete in maniera più veloce, ma ragazzi la sensazione pesante del pedale la sentirete sempre, ed è proprio questo il bello di quando si utilizzano le cam. Il tipo di feeling che danno non è soltanto quello di una molla che si comprime, che fa, no, è proprio perché vi dà un tipo di sensazione, naturalmente quella decisa dal costruttore, per tutto l'arco della corsa del piede. Io ragazzi vi dico che è pazzesco. Naturalmente il sistema in questo caso è questa sorta di cam che preme su una molla precaricata. Vedete che io questa qua la posso premere anche con le mani, con le mani faccio un po' più fatica, ma si preme, qui dentro c'è una molla e che dona la resistenza per far passare poi questo perno sopra, e che dona proprio quel feeling che voi sentirete nel momento in cui lo andate a premere. Già vi ho spiegato che anche nelle cambiate più veloci, ragazzi, in questo caso il feeling lo sentite tutto, totale. Ma la cosa più bella che ho trovato in questo pedale rispetto a tutti gli altri, che seppur con la mano sembra che ritorni in maniera molto veloce, in realtà il controllo che avete su tutta la corsa del pedale anche in questo caso è totale, soprattutto nella parte finale, cioè quella in partenza che vi serve dosare per riuscire a trattenere la frizione, lo stacco, per avere partenze più fulminee. Avete il totale controllo anche nella parte più morbida, cosa che invece nella maggior parte delle pedaliere che utilizzano sistemi a molla si ha una sorta di rientro nel punto in cui c'è il doppio stacco molto più scattoso, in cui non si riesce a avere un controllo così millimetrico sopra tutte le fasi della frizione. Quindi in partenza questa scelta di costruzione dà
un qualcosa in più. Quindi ragazzi, io lo so, ve ne parlo sempre in modo entusiasta di tutte queste cose, ma purtroppo è quello che io riscontro quando vado ad analizzare ogni piccolo dettaglio di questo pedale. E la particolarità è che questo genere di situazione c'era anche nella PRX SE, naturalmente fatto tutto molto più grande, dava sempre questo genere di sensazione, sempre con dei profili a cam, ma in questo caso Mark è riuscito a trovare un modo per miniaturizzare quel sistema e renderlo ugualmente efficace. Poi naturalmente ad una persona può più o meno piacere una frizione così rude, perché effettivamente è una sensazione molto rude sotto il piede, ma una volta che ci fate il piede, la mano, ragazzi, e vedete che soprattutto che nelle partenze riuscite a essere molto incisivi con questo pedale, ne apprezzerete veramente le peculiarità. Era un pedale che mi mancava all'appello, perché acceleratore e freno li avevo già visti nella precedente recensione. Essendo anche io un appassionato di cambiatacca e quindi di frizione, ero veramente molto curioso di capire cosa c'era dietro il progetto di Mark, e anche in questo caso mi ha lasciato un pochino a bocca aperta. Ragazzi, come immaginavo, la recensione si sta dilungando più del dovuto, però volevo raccontarvi nei minimi dettagli quali sono le peculiarità di questi pedali. Ho deciso quindi di dividere il video in due parti, e nella seconda parte vi racconterò il freno, vi farò vedere un test e le considerazioni finali. In questo momento la recensione è finita qui, vi ricordo sempre MDS Simparts, andatelo a ricercare su Facebook. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, e ragazzi ci vediamo nella seconda parte. Ciao a tutti!